Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2023. Wow, abbiamo la carta della forza, amici dello Scorpione. Quando c'è la carta della forza si parla di coraggio, di apertura del cuore. Io sento che è una carta molto associata con il terzo e il quarto chakra, parla anche di potere personale, di forza di volontà e di forza morale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per contattarmi potete usare la mail e la trovate qui, la trovate sotto nella descrizione del video e anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Re di spade, la stella, asso di coppe, regina di denari, abbiamo il mago, quindi abbiamo già due carte numero 1, gli amanti, un cavaliere di bastoni, un 2 di coppe, ragazzi. Qui amore da tutte le parti o accordi, adesso andiamo a vederlo, specificando meglio con i mini tarocchi. Allora, devo dire che l'inizio di ottobre parte un po' in sottotono, ho come la sensazione che perdiate un po' di vista l'obiettivo, potrebbe esserci un po' di confusione mentale, piuttosto che, ragazzi, una sorta di, non mi piace dire obbligo, però è come una forzatura in una certa direzione. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal re di spade. Asso di coppe nuovamente. Abbiamo un 6 di spade e un 5 di spade. Allora, questo re di spade potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, ragazzi, un capo o anche un padre. È di sicuro una persona con la quale c'è un rapporto affettivo. Vi dirò, potrebbe essere qualcuno di cui voi siete innamorate o semplicemente che amate, ripeto, se fosse un padre potrebbe essere un rapporto affettivo di questo genere, però è come se avessi bisogno di prendere le distanze o da questa persona o dal tipo di controllo che questa persona ha su di voi. Parlo di controllo mentale. Andiamo a vedere la stella. Mm. Allora, abbiamo un 5 di coppe, un appeso e un carro al contrario. Allora, con questo appeso devo dire che l'inizio di ottobre mi sembra un periodo di riflessione, un periodo dove ci sarà da capire che direzione dare a questa situazione o a questa relazione. Ho come la sensazione che sia per qualcuno una questione legata al lavoro. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Se state cercando di lasciare qualcuno, ragazzi, ehm, qui semplicemente bisogna prendere una scelta, prendere una decisione. Qui abbiamo 9-10 di spade, come se ci fosse da lasciarsi indietro questo asso di coppe, vi dirò. Questo mi viene da dire questo amore, potrebbe essere un'idea, potrebbe essere un progetto.
Perché qui avete un 5 di coppe, è una carta di perdita affettiva. E con la scusa che qui abbiamo un 6 di spade, è come se qualcuno stesse cercando di allontanarsi da questo re di spade o da questa situazione, da questo progetto, potrebbe anche essere. Perché c'è il 6 di spade che dice la volontà di allontanarsi, perlomeno a livello mentale, però avendo il carro al contrario, questo movimento a livello fisico non si fa, oppure come se non si riuscisse a scegliere, a decidere. Ci sono ancora tanti pensieri che vi attanagliano la mente. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Ho intravisto un mago. Sì, mago e regina di bastoni. Allora, vi dirò che questa regina di pentacoli potrebbe rappresentare un'altra persona. Potrebbe essere una persona, cioè, ho come la sensazione, se foste voi, ipotesi, ho come la sensazione che qui il problema è gestire la situazione. È come se non vi sentiste nel vostro potere personale, giustamente, come se non sapeste che cosa fare, come muovermi. Ma tenete presente che qui avete la carta dell'appeso, che è proprio quella carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È appeso a testa in giù, vede le cose da un'altra prospettiva ed è un po' quello che secondo me vi succederà, diciamo, nella prima settimana di ottobre, ok? Andiamo a vedere il mago. Uh, Ragazzi, manca la carta del giudizio, ma qui è come se lo sentissi. Nel senso che vi dicono che per guardare avanti, per andare oltre, per andare verso il futuro, dovete prendere questo dolore che avete dentro, questa perdita del 5 di coppe, questa confusione mentale e trasformarla a vostro vantaggio. Ricordatevi che il mago è la carta dell'alchimista, è colui che trasforma l'energia pesante in energia preziosa. È come trasformare, diciamo, i problemi in un vantaggio, una cosa di questo genere. E qui arriva la scelta di cui parla la carta degli amanti. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento. Un'altra regina, ragazzi. Abbiamo un 8 di spade e la regina di spade. La regina di spade è sempre un'energia di quelle che taglia quello che non serve più. Effettivamente c'è re e regina di spade, quindi potrebbe essere una situazione predestinata. Avete anche la stella, in effetti. Però con la carta degli amanti sento che dovete un po' togliervi dalla testa questo poco amor proprio che avete. Avete anche un 8 di spade. Qualcosa mi dice che vedete, perché qui avete 8 di spade, 9 di spade, 10 di spade, 6 di spade, 5 di spade. Avete tanta mente che intossica un po' l'aria, mi verrebbe da dire. Tante preoccupazioni, tanti pensieri inutili. Inutili perché? Perché con l'otto di spade vedete più nero di quello che è. La fanciulla è bendata, quindi in realtà non vi rendete conto della reale situazione. Però terminiamo con questo fantastico cavaliere di bastoni e 2 di coppe che non vedete. Ve lo metto qua sotto. Ok, andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Qualcosa mi dice che dovete aspettare prima di muovervi. Cavaliere di coppe potrebbe anche rappresentare una persona di tipo romantico, vi dirò, perché poi comunque qui abbiamo un 2 di coppe, però è un po' come se vi dicessero di attendere, c'è un 7 di pentacoli. Portate pazienza. È come se aveste voglia di andare avanti, ma qui è meglio non agire. È un po' come se le carte dicessero così. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Abbiamo un 8 di coppe, un 6 di pentacoli e un asso di pentacoli. Vediamo se riusciamo ad appiccicarle un po' più di qui. Ok, adesso si vedono un po' meglio. Dunque, io credo che qua le carte vi vogliano dire di prendere la vostra strada, di trovare il vostro equilibrio, di fare i vostri accordi, i vostri, ehm, come si dice, compromessi. Mm?
e iniziare qualche cosa di concreto, ragazzi. È un po' come se vi dicessero di lasciar perdere, di staccarvi da quello che è stato e di ricominciare con le vostre forze, col vostro amor proprio. Qui avete il mago, una carta di nuovi inizi, ma bisogna lasciare indietro questo tipo di dolore, questo tipo di pensieri e di preoccupazioni, prendere in mano le redini della vostra vita e iniziare un nuovo percorso. Qui avete il mago che è un 1 e c'è anche un asso di bastoni. È vero che vi ho detto che le carte dicono di aspettare prima di muoversi, però intanto potete pensare a come agire. Anche qui avete un asso di denari, quindi è come se nella seconda metà di ottobre ci fosse un nuovo inizio. Andiamo a vedere, probabilmente, perché sia la carta della forza che la carta degli amanti parlano di scelta, è come se doveste solo deciderlo di iniziare di nuovo. Ok, andiamo a vedere. Wow, ecco appunto abbiamo la carta della trasformazione che vi dice proprio di fare un po' il lavoro dell'alchimista, appunto di trasformare le energie pesanti e vite passate. Vi faccio notare che sono due arcani maggiori, la morte e la luna. Quindi io qui ho proprio la sensazione che dobbiate lasciare indietro qualche cosa del passato, la pesantezza di questo re di spade. Potrebbe anche essere una pesantezza familiare, qualche questione a livello karmico, considerato che abbiamo la luna che parla anche dei nostri avi, ehm, di quello che ci portiamo dietro. La luna è anche una carta che parla di canalizzazioni, di sogni, ok? È un po' il modo in cui, diciamo, i nostri avi comunicano con noi, no? Attraverso i sogni, perché è un linguaggio figurativo che ehm, non dico che tutti possano capire, però che tutti possono vedere. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Comunque ragazzi si avvicina un periodo di trasformazione. Qui è come se vi dicessero anche di trasformare le vostre paure. Di quello che è la vostra debolezza fate la vostra forza, il vostro punto di forza. La paura non serve nasconderla, perché ehm, in realtà appunto viene solo nascosta, non viene affrontata. Nel momento in cui succede qualche cosa che ci fa rivibrare quel tipo di paura, risentiamo quella paura. È un po' come se vi dicessero affrontate le vostre paure, cambiate anche il vostro modo di vedere, visto che abbiamo un 8 di spade al contrario. Ok, andiamo comunque finiamo con un 2 di coppe. Qui si parla di accordi, di nuove conoscenze, di nuovi incontri che potrebbero promettere bene. Ok, allora le fatine ci dicono abbondanza, quindi preparatevi per tutta l'abbondanza che sta a arrivare perché c'è abbastanza abbondanza per tutti. Questo è il messaggio che vi dicono gli altri. Se per caso vi sentite un po' tristi perché vorreste un compagno, una compagna, ma in questo momento non ce l'avete, state sereni perché siete in una fase come di purga, avete bisogno di togliervi prima questa pesantezza mentale per arrivare poi a tutto quello che arriverà, perché vi dico nella seconda settimana di ottobre pare che conoscerete qualcuno che vi darà uno scossone, mi verrebbe da dire, con il o la quale si potrebbe iniziare qualche cosa di concreto. E poi abbiamo aspettate per l'inverno. Wow! È come se vi dicessero che durante l'inverno ci sarà più probabilità di manifestare i vostri desideri. L'importante, queste carte vi ricordano sempre, è che siano per il più alto bene di tutti, ok? Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con una vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche lasciare una donazione o abbonarvi. Per fare una precisazione, il percorso individuale che sto proponendo appunto è individuale ed è cucito sulla persona e si basa sull'andare a lavorare le credenze limitanti che appunto limitano l'espansione nella vostra vita. Però è una parte di tutto quello che invece vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Lì tratto temi di metafisica, diciamo un po' più densi, un po' più specifici, dove però, diciamo, vi spiego come poter lavorare con l'energia, ok? Bene,
Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!